Mentre aspetto che mi si asciugano i capelli, ne approfitto per fare appunto questo video in cui andiamo a leggere tutti i commenti che mi avete scritto sotto i vari stili e vediamo sotto quale avete indovinato più cose su di me. Partiamo proprio dallo stile country western. Allora, partiamo con questo commento che dice: di centrodestra, cristiana, ami più i cani o animali delle persone, da birra più che vino e in vacanza sui monti Appalachi. A, ami le armi. Allora, partiamo da di centrodestra, in realtà, senza stare a fare un discorso lunghissimo, diciamo più verso destra. Poi, cristiana, no, sono atea, assolutamente. Poi, ami più cani e animali rispetto alle persone? Sì, nella maggior parte dei casi sì. Poi, più da birra che da vino? No, preferisco il vino rosso alla birra. E in vacanza sui monti Appalachi? Assolutamente no, perché mi fanno paura per tutte le, diciamo, leggende che ci sono su esseri strani che ci sono là. Ami le armi, cioè non è che amo le armi, però diciamo che mi piacerebbe ogni tanto andare a sparare, come si chiama, il poligono? Ogni tanto mi piacerebbe andare a sparare al poligono, ma non è che sono un amante delle armi. Passiamo al secondo commento che dice: penserei intellettuale, matura, se ne frega degli uomini, amante della lettura, giornalista o proprio fotografa, all soul con sani principi ed equilibrata in politica. Allora, intellettuale non lo so, non è una cosa che mi devo dire da sola, stessa cosa per matura, non ce lo si dice da soli, quindi non lo so, questo dovete dirlo voi. Se ne frega degli uomini, dipende in che senso, me ne frego in generale delle persone, però cioè non è che dico odio gli uomini o cose così. Amante della lettura sì, mi piace molto leggere. Giornalista no, anche se non proprio giornalista, però fare reportage mi è sempre ispirata come cosa. Fotografa sì, è quello che faccio. All soul sì, secondo me sì, con sani principi, cioè per me ovviamente i miei principi sono sani, però bisogna vedere. Equilibrata in politica, bisogna vedere che cosa intende uno con equilibrato in politica, però diciamo che normalmente i miei pensieri non vengono considerati molto equilibrati. Bene, sotto il primo stile gli unici commenti, diciamo, sensati su quello che avevo chiesto erano questi due, quindi passiamo al prossimo stile che è quello boho hippie e vediamo qua che cosa avete indovinato. Aspetta. Beh. Allora, partiamo da questo commento che dice che legge i tarocchi. Io non li so leggere, mia madre sì, però. Ciao. Ciao. Passiamo al commento dopo che dice: fai yoga, ami la natura, vorresti vivere in un camper per viaggiare, hai un gatto, ami i film Disney, ti svegli presto, ami l'estate, ami gli animali, vuoi vivere in mezzo alla natura. Allora, eh, fai yoga? No, però mi piacerebbe provare sicuramente. Ami la natura? Sì. Vorresti vivere in un camper per viaggiare? L'ho già fatto e ora non avrei voglia di rifare la cosa di andare a vivere in camper, però qualche viaggio comunque sì. Hai un gatto? No, anche perché comunque vorrei prima o poi avere un gatto, ma preferisco i cani, tipo questo che sta appena per arrivare. Gira, gira. Poi, ami i film Disney? Sì, mi piacciono molto, mi piace molto riguardarmeli, soprattutto quelli che erano i miei preferiti da piccola. Va bene. Poi, ti svegli presto? Dipende, tipo adesso che c'è caldo sì, mi sveglio sempre presto e poi se devo fare qualcosa di interessante sì, però comunque sì, in generale non è che mi piace dormire fino a mezzogiorno perché mi sembra di sprecarmi la mattina. Amo l'estate? Sì, ma solo se posso andare in vacanza da qualche parte perché tipo adesso a Milano è un suicidio, quindi quello assolutamente no. Ami gli animali? Sì. Vorresti vivere in mezzo alla natura? Sì, assolutamente sì. Poi abbiamo questo commento che dice Bob Marley. Sì, mi piace la sua musica. Che sei uscita da un corso di danza del ventre? No, non lo so ballare, però mi piacerebbe provare prima o poi a fare un corso. Poi
Passiamo a questo commento che dice: semplice e naturale, poco ritocco e tanta naturalezza, sicuramente non voti Vannacci, probabilmente sei incline a yoga, vegetariana vegana, tieni all'ambiente, vivi la natura, non ascolti sicuramente la Lamborghini, più probabilmente scapi, sicuramente hai consapevolezza della vita. Allora, semplice e naturale, sì, ok. Poco ritocco. Vabbè sì, io non ho niente di io non ritocco le mie foto, non ho niente di rifatto, quindi questo sì. Sicuramente non voti Vannacci. Allora, partiamo dal presupposto che io non voto perché penso che non serva a niente, perché se servisse a qualcosa non ce lo farebbero fare e comunque fino adesso non avevo mai trovato nessuno che dicesse cose intelligenti, secondo me. Se mai però dovessi andare a votare sarebbe proprio Vannacci che voterei. Quindi poi probabilmente sei incline a yoga, come ho detto prima, mi piacerebbe provare sicuramente. Vegetariana, vegana no, mangio carne e pesce, però non ho problemi neanche a mangiare cose vegetariane e vegane, mi piacciono anche quelle. Tieni all'ambiente, sì, vivi la natura, vorrei vivere nella natura, sai, quello è il senso. Non ascolto sicuramente la Lamborghini, questo sicuramente. Più probabilmente Scapi no, non so neanche chi sia in realtà, perché ascolto principalmente musica country e rock. E sicuramente hai consapevolezza della vita, boh, io penso di sì, però questo è una cosa che, vabbè, non devo dire io. Ieri non abbiamo fatto in tempo a finire, quindi continuiamo oggi da dove eravamo rimasti appunto ieri, con questo commento che dice: stra di sinistra but at least con stile, amante della natura e dei cristalli, Spotify composto al 45% solo da reg. Allora, di sinistra, come vi ho detto, assolutamente no, sono forse la cosa più lontana che esista da una persona di sinistra. Poi, amante della natura, sì, abbiamo già detto di sì, comunque con stile, grazie mille. Amante dei cristalli, sì, mi piacciono molto, ho anche vari gioielli con i cristalli. Spotify composto al 45% solo da reg, no, cioè ok, qualcosina mi piace di reg, ma come ho detto la musica che ascolto è country rock. Poi andiamo avanti con quest'altro commento che dice: libertina, voti verdi o sei apolitica, canne e ami festival. Allora, libertina no, per i vari sensi che si attribuiscono al termine. Voti verdi no, assolutamente non sopporto quel genere di persona. Apolitica, sì, sempre stato così, però adesso, come ho detto, diciamo più verso destra. Fumi canne no. Beh sì, anni fa ne fumavo, ma adesso sono appunto anni che non ne fumo. Ami festival, dipende che festival si intende. Se si intendono i rave ci andavo, adesso non ci vado più e non ci andrei sinceramente. Poi andiamo avanti con questo che dice zecca, che racchiude alla fine tutto un prototipo di persona che è esattamente il tipo di persona che detesto e quindi non sono io. Poi andiamo avanti con: ti piace la cultura indiana e vivi da figlia dei fiori. Allora, la cultura indiana sicuramente hanno una parte spirituale che può essere interessante, ma no, è una delle culture che mi piacciono di meno. Vivi la figlia dei fiori? No, vivo a Milano in un appartamento, quindi non vivo la figlia dei fiori. Avanti. Andiamo avanti, allora, ci sono 2000 commenti tutti uguali, quindi adesso prendiamo un po' di cose diverse, tipo, cioè, se mi avete scritto in 200 comunista non sto a dirlo tutte le volte. Qua appunto abbiamo hippie, zecca, comunista, probabilmente con scarsa igiene, no, perché sono abbastanza fissata con l'igiene, che le cose siano pulite. Poi abbiamo laureata in lettere, collettivo di sinistra, cane puzzolente, amante dei legni sacri tipo palo santo e incenso, in ciabatte anche d'inverno, sessualmente bisessuale. Allora, laureata in lettere? No, non sono laureata in niente, non ho fatto università. Collettivo di sinistra? Ripeto, assolutamente no. Cane puzzolente? Vabbè, adesso non ce l'ho più il cane, prima sì aveva l'alito un po' puzzolente, però poverina la lavavo ogni tanto. Amante dei legni sacri tipo palo santo e incenso, sì, ne ho tantissimi a casa. In ciabatte anche in inverno? Assolutamente no, perché soffro il freddo e ho i piedi sempre freddi, quindi è impossibile. Sessualmente bisessuale? Assolutamente no. Bene,
Abbiamo finito con lo stile boho hippie perché erano sempre più o meno in generale questi commenti. Passiamo al prossimo stile che è quello Surf Beach Girl. Partiamo con questo commento che dice: io ti prenderei per esperta di fiori, stata più volte in Australia e molto brava quando si tratta di creazioni fai da te. Allora, esperta di fiori no, però comunque mi piacciono tantissimo e mi piacerebbe imparare più cose a livello naturale, diciamo. Stata più volte in Australia no. Prima o poi ci andrò, anche se il fatto che ci siano i ragni più grandi di me è una cosa che un po' mi frena, però sicuramente prima o poi ci andrò. Molto brava quando si tratta di creazioni fai da te, sì, mi piace creare cose, però non ho mai creato più di tanto manualmente così, però sì, mi piacciono comunque tutte le cose creative. Vibes da comunista, vegana, un po' pazza, non sto qua a ripetere ancora la parte politica. Vegana, come già avevo detto, no, mangio di tutto, però non mi faccio problemi a mangiare anche le cose vegane, è un po' pazza, non so, dipende uno che cosa intenda, ma diciamo che non mi ritengo particolarmente pazza. Poi passiamo a ami l'uncinetto, stagione preferita ovviamente estate, ami la musica, ami anche leggere romance, ami i profumi alla vaniglia, ti piace vestirti comoda, frutto preferito è le ciliegie, città preferita è la Grecia. Allora, ami l'uncinetto? No, non lo so fare, mi piacciono le cose, qualcosa fatto in uncinetto, ma non lo so fare. Stagione preferita ovviamente estate, no, la mia stagione preferita è la primavera. Poi sì, al secondo posto forse l'estate, però solo se posso passarmela tutta in vacanza, perché se no, se è a Milano come sto facendo negli ultimi anni, non mi piace assolutamente. Ami la musica? Sì, in generale, poi appunto i miei generi preferiti sono country e rock. Ami leggere romance? Sì, quello sì, ne ho tantissimi. Ami i profumi alla vaniglia? Sì, è una delle mie professioni preferite, la vaniglia. Ti piace vestirti comoda? Assolutamente sì, cerco sempre di prediligere cose particolarmente comode. Frutto preferito le ciliegie? No. Uh, no, i miei frutti preferiti sono quelli un po' più tropicali, quindi magari passion fruit, mango, papaya, così non ne ho proprio uno, però sì, anche le ciliegie mi piace un sacco, comunque in generale tutta la frutta estiva, mentre la frutta invernale non mi piace particolarmente. Città preferita la Grecia? No, sì, la Grecia carina, vorrei andarci, ma il mio sogno sarebbe quello di vivere negli Stati Uniti in un ranch. Poi abbiamo stile sciatto al giusto, vivi in camper, eri di sinistra ma ti sei evoluta e non voti, vivi con 2 gatti, fai yoga, lavoro quello che capita, la sera hai la tua cannetta di rito, sei ipersensibile e senza il vaccino Covid. Allora, sciatto al giusto, vabbè, questo è un parere personale di ognuno. Vivi in camper? No, come vi ho detto l'ho fatto per qualche mese, ma adesso no, vivo a Milano. Eri di sinistra ma ti sei evoluta e non voti. Allora, anni e anni fa, quando avevo appena iniziato alle superiori, sì, ero di sinistra, ma perché comunque non mi interessavo particolarmente alla politica e di famiglia, diciamo, prima erano un po' tutti di sinistra, poi sì, mi sono evoluta e sono arrivata a non votare, che tuttora non voto, ma come vi ho detto prima, se mai decidessi che mi parte il guizzo di andare a votare, andrei solo ed esclusivamente per votare Vannacci. Poi, vivi con 2 gatti? No, adesso non ho nessun animale, fai yoga come vi ho detto, mi piacerebbe provare, ma non lo faccio. Lavoro quello che capita, ho fatto cose che non c'entravano niente l'una con l'altra, però vabbè, adesso quello che faccio adesso è fotografa, videomaker, social media manager, quindi rimango sempre su quel settore lì. La sera la tua cannetta di rito? No, sono anni che non fumo e proprio non mi piace. Sei ipersensibile? Può darsi, particolarmente sì, e senza il vaccino Covid sì, non l'ho fatto. Anche questo stile è finito perché la maggior parte dei commenti sotto questo stile è meglio lasciarli stare. Andiamo avanti con il prossimo stile che era quello cottagecore. Iniziamo con questo commento che dice che lavori come barista in un agriturismo in Trentino. No, però non è neanche così brutta come idea. Poi andiamo avanti con vivi in una radura soleggiata con qualche animale, crei saponi e sei contraria ai medicinali classici. Allora, vivi in una radura soleggiata? No, ma come vi ho detto mi piacerebbe tanto vivere in un ranch, però ben immerso nella natura, tipo Wyoming, Montana, ma al momento non è così. Crei saponi? No, ma mi è sempre ispirata come cosa comunque creare tutte le cose
naturali in casa. Sei contrario ai medicinali classici? Sì, io non prendo farmaci a meno che proprio non sia diciamo, una questione di vita o di morte, una cosa che proprio non riesco ad evitare, ma se no uso solo medicinali naturali, quindi sì. Andiamo avanti con vivi in campagna, hai almeno 2 cani, colore preferito giallo o azzurro, hai una coltivazione di pomodori, hai anche delle galline, la casa è piccola e confortevole, ti svegli tra le 5 e le 6 del mattino e sei anche una persona tra dolce e disponibile. Allora, vivi in campagna, vabbè, questo vi ho già detto dove vivo, hai almeno 2 cani, ho fatto tutta la vita avendo almeno 2 cani, adesso non ne ho neanche uno, ma sicuramente in futuro ne avrò al minimo 2, ma spero di più. Colore preferito giallo o azzurro? Sì, azzurro blu è il mio colore preferito. Hai una coltivazione di pomodori, adesso non ho un orto, non ho niente, ma prima o poi avrò anche quello e hai anche delle galline, anche quelle non le ho, ma prima o poi appunto avrò tutti gli animali, galline, cavalli, asini, qualsiasi cosa possibile e immaginabile. La casa è piccola e confortevole, casa mia adesso sì è piccola, poi sì, comunque in futuro non è che voglio una villa da 10 piani, però comunque una casa un po' più grande e comoda sì. Ti svegli tra le 5 e le 6 del mattino, allora adesso col caldo che fa a Milano sì, normalmente dipende, poi dipende anche da che cosa devo fare. Sei una persona tra dolce e disponibile, vabbè questo non me lo devo dire da sola. Poi andiamo avanti con sembri una tipa del Far West americano. Mi aspettavo un commento del genere, forse più sotto il primo stile, però, però comunque questo è sempre un complimento perché quello stile mi piace tantissimo. Poi andiamo avanti con tipo Amish, vabbè ovviamente non sono un Amish, ma posso capire che può rimandare un po' a quello stile lì. Penso dove hai parcheggiato il trattore, scherzo, stile contadina, molto carina. Beh, comunque sì, mi piacerebbe, cioè, il mio genere ideale di vita è sì, quello in campagna, star lì, cucinare le cose a casa, stare con gli animali, crescere i figli, insomma, stare lì nella famiglia, quindi sì, alla fine ci rientra anche la parte di contadina. Proseguiamo oggi, che anche l'altro giorno ho dovuto interrompere, eravamo appunto sullo stile cottagecore. Andiamo avanti con il commento Montanara, probabilmente Alto Atesina o Valdostana, lavora in fattoria. Non lavoro in fattoria, però mi piacerebbe prima o poi avere un ranch, come vi ho già detto, e no, non sono né Alto Atesina né Valdostana, ho sempre vissuto a Milano, ma le mie origini sono bresciane, napoletane, venete e pugliesi, quindi un po' un mix. Passiamo ora al prossimo stile che è quello coquette e partiamo con questo commento che dice: sei dolce, ami la Francia e ami anche la lingua francese, ami le perle, cibo preferito tiramisù o cheesecake, leggi classici, ami cucinare, non ti piacciono i trucchi pesanti, non guardi il telegiornale, ami le serie anni 2000 e soprattutto ami le serie romantiche. Fiore preferito tulipano e come stagione preferita primavera. Allora, sei dolce, non me lo devo dire da sola, ami la Francia mi piace molto, però non ai livelli di amarla, ci sono posti che mi piacciono molto di più. La lingua francese non mi piace particolarmente, non è una delle mie lingue preferite, però va bene. Ami le perle? Sì, le perle mi piacciono. Cibo preferito tiramisù? No, non mi piace assolutamente. O cheesecake? La cheesecake mi piace molto. Diciamo che tra i dolci che prendo di più ci sono o la cheesecake o la panna cotta. Leggi classici non particolarmente, però comunque piace leggere. Ami cucinare? No, non mi piace particolarmente cucinare, tranne se mi parte il guizzo un giorno e più che altro mi piace fare i dolci. Non ti piacciono i trucchi pesanti? Sì, non mi piacciono in generale, ma in ogni caso non so truccarmi, quindi non me li potrei fare. Non guardi il telegiornale? Sì, questo non lo guardo da anni, da sempre praticamente. Ami le serie anni 2000? Sì, mi piacciono molto, ami le serie romantiche? Sì, io guardo principalmente film e serie romantiche o commedie. Fiore preferito tulipano, il mio fiore preferito è il girasole, però al secondo posto sì c'è il tulipano che mi piace molto. Come stagione preferita la primavera? Sì, esatto.
Poi andiamo avanti con questo commento che dice All Soul, dolce un po' timida, amante dei romanzi romantici e prendi lezioni di musica. Allora, All Soul sì, secondo, cioè, poi vabbè, non lo so, ma penso un po' di sì, dolce e non volevo dire da sola, un po' timida. In realtà non direi proprio timida, sono stata timida per un sacco di anni. Adesso, cioè, ci sono persone con cui parlo tranquillamente, anche se è la prima volta che le vedo, e altre persone con cui può essere la 30ª volta che le vedo e non spiccico una parola, quindi diciamo forse più selettiva, se non mi piaci non ti parlo. Amante dei romanzi romantici sì, quelli mi piace molto leggere, prendi lezioni di musica no, anche se mi è sempre ispirata l'idea di imparare a suonare la chitarra o la batteria. Poi sotto questo stile non ce n'erano altri particolarmente perché c'erano complimenti sullo stile, ma niente di quello che avevo chiesto, diciamo. Quindi passiamo al prossimo stile che è quello All Money e partiamo con penserei che sei politicamente equilibrata ed ami stare all'aria aperta, che fai un qualche lavoro legato all'arte o magari l'organizzatrice di eventi. Allora, politicamente equilibrata, anche qua, ripeto, dipende uno che cosa intenda, però non penso che la maggior parte delle persone non penso che la maggior parte delle persone mi definirebbero politicamente equilibrata. Ami stare all'aria aperta? Sì, quello assolutamente. Che fai un qualche lavoro legato all'arte? No, perché appunto, cioè, poi vabbè, la fotografia sì è comunque una forma d'arte, quindi vabbè, diciamo di sì, o magari organizzatrice di eventi, no, anche se comunque è sempre stato un tipo di lavoro che mi ispira. Poi proseguiamo con ami il mare, cibo preferito gelato o pesce, sei una persona gentile ma un po' si vanta, animale preferito gatto, odi fare giardinaggio, ascolti musica anni 60-90, materia preferita storia o italiano, leggi classici. Allora, ami il mare? Sì, mi piacerebbe anche vivere al mare. Cibo preferito, gelato o pesce? Allora, il gelato mi piace, ma non è il mio cibo preferito. Il mio cibo preferito penso, cioè proprio cibo, la lasagna, se no, cioè proprio la mia ossessione sono gli arrosticini. Pesce no, mangio solo molluschi e crostacei, il resto diciamo il pesce a forma di pesce non mi piace. Sei una persona gentile ma un po' si vanta, questo vabbè, gentile non me lo devo dire da sola e neanche se mi vanto, però diciamo che non mi sembra di vantarmi assolutamente. Animale preferito gatto no, perché comunque di base preferisco i cani, però per un sacco di anni il mio animale preferito è stato il delfino, ora non ce l'ho proprio un animale preferito, però comunque diciamo tra cane e gatto, cane. Ascolti musica anni 60-90? Sì. Materia preferita storia o italiano? Italiano è sempre stata la mia materia preferita, quella in cui andavo benissimo. Leggi classici non particolarmente. Poi passiamo a questo commento che dice Max Mara Week, bicicletta elettrica, mamma single, appartamento in ZTL, gran mangiata la domenica con la famiglia, ma il resto della settimana vegana. Allora, Max Mara Week no, sinceramente non so neanche bene come sia il brand. Bicicletta elettrica no, anche perché non andrei mai in giro in bicicletta a Milano. Mamma single no, non ho figli, non sono single. Appartamento in ZTL, Milano è tutta ZTL, quindi sì. Gran mangiata la domenica con la famiglia, comunque sì, i pranzi di domenica, i pranzi della domenica in famiglia come cosa mi piacciono, mi ispiro, magari non tutte le domeniche, ma comunque cioè, adesso non ho l'occasione di farle anche perché mia madre vive in Sardegna, appunto, dove sono ora, ma il resto della settimana vegana, no, non sono vegana. Adesso passiamo all'ultimo stile che è lo stile dark gotico e partiamo da questo commento che dice allora, andiamo a questo commento che dice ma cosa devo dirti? Che sei poser, che sei borderline sicuro, LGBTQ+, e oltre, Islam, ragazza, ma poi non capisco se fai cosplay. Allora, no, non faccio cosplay, è è uno stile che ogni tanto, come ho detto, mi piace indossare. Che sei una poser, dipende per che cosa, sinceramente non è che mi interessa
definirmi gotica o dark, perché non mi ci definisco, perché non sono così, come ho detto è uno stile che mi piace indossare poche volte. Anni fa mi vestivo tutti i giorni così, ma ora non di sicuro. Che sei borderline no, anche perché queste cose di autodiagnosticarsi le malattie mi urtano. LGBTQ+ e oltre assolutamente no, anche perché diciamo che non ho la classica visione socialmente accettata della comunità. Ragazza Islam assolutamente no, anche qua e anche qui se stiamo a guardare anche tutto quello, anche qui se stiamo a guardare la direzione che stanno prendendo adesso le cose, diciamo che il mio pensiero va completamente controcorrente a quello che è socialmente accettato. Penso, questa ascolta veramente musica alternativa come la maggior parte segue solo una moda. Allora, partiamo dal presupposto che non faccio niente semplicemente perché va di moda, perché quello assolutamente non mi interessa. Musica alternativa, non so cosa intendi tu con musica alternativa, io ascolto quello che mi piace, che è, come ho detto già un sacco di volte, rock e country. Da sempre, il country da un po' meno anni, il rock praticamente da quando sono nata, ho sempre ascoltato solo quello e un po' di musica italiana vecchia. Andiamo avanti con questo commento che dice: leggi tarocchi, colore preferito blu scuro, ami vestirti elegante, hai molti gioielli, film preferito Coraline o qualcosa di simile, vai a dormire tardi, ascolti musica gotica rock. Allora, leggi tarocchi, come ho già detto no, io non li so leggere, mi piace comunque, ma è quella che li sa leggere mia madre, non io. Colore preferito blu scuro, in generale un po' tutte le sfumature del blu e l'azzurro sono il mio colore preferito. Ami vestirti elegante? Allora, amo no, ogni tanto mi piace sì, però come ho detto prediligo la comodità più che altro. Hai molti gioielli? Boh sì, qualcuno ne ho, non in modo eccessivo. Film preferito Coraline o qualcosa di simile? Sinceramente non so che film sia Coraline, però non è il mio preferito. Vai a dormire tardi? No, io alle 9 di sera ho sonno normalmente. Ascolti musica gotica rock? Sì, ascolto rock. Penserei a Ozzy Osbourne sempre nelle cuffie, Acqua di luna sul davanzale, 13 libri di magia disordinatamente impilati sul comodino e odia la chiesa come poche cose. Allora, Ozzy Osbourne sì, qualcosa ascolto, ma non è il mio cantante preferito, diciamo. Acqua di luna sul davanzale, no, adesso non ce l'ho, però queste sono tutte cose che mi sono state tramandate da mia madre, quindi per un sacco di tempo in casa ce l'ho avuta e anche i libri di magia, stessa cosa, che poi non proprio libri di magia, libri di cose spirituali, sciamanesimo, cristalli, tutte quelle cose lì. Disordinatamente impilati sul comodino no, perché io ho un'ossessione per i libri, quindi i miei libri sono proprio tutti messi in libreria perfettamente. Se qualcuno osa toccare la mia libreria finisce male. E odia la chiesa come poche cose? Sì, non sopporto la chiesa, diciamo che in generale non sopporto le religioni, per me le religioni sono il male proprio, però sì, la chiesa in particolare, perché cioè, se uno è credente ci può stare, la chiesa no. Bene, questi erano i commenti che seguivano quello che vi ho chiesto di fare, poi mi sono arrivati tanti altri commenti, molti con complimenti che vi ringrazio, molti altri anche con insulti o cose schifose scritte e quelli va bene, li lasciamo stare così e niente, questo era tutto. Adesso andrò poi a vedere sotto quale di questi stili avete azzeccato più cose e ve lo scriverò qua nella descrizione del video. Intanto prima di leggerlo fatemi sapere voi, secondo voi, quale di questi stili mi rappresenta di più ora che sapete tutte queste cose di me, e ci vediamo al prossimo video.